In questo tutorial andremo ad apprendere come inserire oggetti input e output in eSolar 3BE. eSolar 3BE è in grado di gestire input e output digitali ed analogici. Accedere ad eSolar 3BE come amministratore. Cliccare su Configurazione impianto, Dispositivi I/O, Aggiungi. eSolar 3BE è in grado di gestire dispositivi I/O su bus KNX e TCP/IP. Tipo di comunicazione KNX. Sarà innanzitutto necessario che l'eSolar 3BE disponibile sia nella versione dotata di porta di comunicazione KNX. I vari componenti, le cui funzioni si vorranno supervisionare da eSolar 3BE, dovranno essere configurati e sarà necessario conoscerne i vari indirizzi di gruppo, come da consuete applicazioni KNX. Definire un nome per un oggetto, per esempio, comando sistema ventilazione. Inserire l'indirizzo di gruppo associato, per esempio 1/2/100. Selezionare il tipo di oggetto dal menu a tendino. Nel caso di un comando on-off. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale utente. Eventualmente selezionare un'icona ed inserire una descrizione per l'oggetto. Cliccare infine su Aggiungi. Verifichiamo ora il tipo di comunicazione seriale TCP. Cliccare su Aggiungi e selezionare seriale TCP. Sarà innanzitutto necessario che i componenti utilizzati siano del tipo SYN.IOLogiche e che siano stati opportunamente configurati sulla stessa classe di rete di eSolar 3BE. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale utente. I vari componenti, le cui funzioni si vorranno supervisionare da eSolar 3BE, dovranno essere inoltre configurati associando ad ogni ingresso-uscita il setup di funzionamento specifico. Definire un nome per l'oggetto, per esempio allarme sistema protezione. Il campo tipo oggetto non ha rilevanza in questa pagina. Associare lo stato verde alla segnalazione ad on, simulazione stato NC, o off, simulazione stato NO, valido solo per ingressi digitali. Selezionare la marca Moxa, modello IOLogic E1210. I vari ulteriori modelli disponibili sono relativi alla gestione di ingressi-uscite digitali analogiche. Selezionare la porta TCP/IP ed inserire l'indirizzo IP associato al dispositivo SYN.IOLogiche che si sta utilizzando. Definire infine il canale cui è stato elettricamente collegato il contatto specifico, usando il primo dei due menu a tendina. Per esempio, se ho collegato al contatto 3, selezionerò 3. Eventualmente inserire una nota. Per l'uso delle funzioni avanzate si rimanda al manuale utente. Cliccare infine su Aggiungi. Terminata la fase di configurazione I/O, sarà possibile attivare la gestione a gruppi. Cliccare su Gestione gruppi. Nuovo gruppo. Definire un nome per il gruppo ed eventualmente una descrizione. Cliccare quindi su Aggiungi. Selezionare ora il gruppo appena creato
ed usare le frecce per associare un oggetto disponibile al gruppo creato. La composizione di un gruppo può essere modificata tramite il comando modifica. Da configurazione impianto allarmi è possibile definire che l'allarme ingresso digitale venga notificato se ad on, ad off o ad un qualsiasi cambio di stato. È possibile decidere se inviare l'allarme per email e o aggiungerlo al log. Sarà necessario cliccare su Salva per fissare la configurazione eseguita. Una volta terminata la configurazione I/O e la gestione a gruppi, per il loro utilizzo cliccare su Impianto, Dispositivi I/O. Da questa pagina sarà possibile selezionare il gruppo di interesse, visualizzare i determinati stati ed eventualmente comandare i carichi nel caso in cui si sia loggati come amministratori.